Buongiorno a tutti. Oggi partiamo con la serie di video che ci danno le basi per capire come funzioniamo e quindi ho pensato di partire dalla domanda più importante, cioè cosa ci rende umani. Storicamente nelle mie ricerche mi sono occupata prima di cosa ci rende esseri viventi e solo dopo ho capito che era appunto fondamentale capire anche cosa veramente ci rendeva umani e quindi entrare in quell'area scomoda e non misurabile che riguarda le nostre emozioni e la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro stare al mondo e così via. In questa serie di video ho deciso di invertire questo ordine per un motivo fondamentale, e cioè che viviamo in un'epoca che ci pone veramente tantissime sfide. Penso che il fatto che l'intelligenza artificiale sia diventato un tema mainstream e anche che se ne parli come un potenziale pericolo possa rendere la percezione di tutta questa area, di tutto questo fenomeno come un qualcosa di pericoloso. E io credo che in questa sfida ci siano anche tantissime opportunità per noi, tra cui proprio quella di interrogarci su cos'è che ci rende umani, come siamo umani, come ci rapportiamo alla tecnologia, cosa di noi mettiamo nell'intelligenza artificiale, cosa di noi mettiamo nel suo utilizzo e cosa di noi mettiamo nelle aspettative che nutriamo nei suoi confronti. Quindi ho deciso appunto di partire da qui, anche perché l'ultima volta in cui ho visto questa domanda è stato abbastanza recentemente. Ho scoperto l'esistenza di un'associazione che in realtà c'è in tantissime città del mondo, tra cui anche Roma, se potesse interessarvi, che si chiama The New Acropolis, e loro si occupano di trasportare, di trasporre la filosofia greca nei tempi contemporanei. E quindi qual è il loro scopo? Il loro scopo è far sì che le persone possano allenare il loro pensiero, non solo per trovare le risposte, ma anche per farsi le domande. E io condivido in pieno questo approccio perché ritengo che la filosofia sia proprio una pratica, ovvero la pratica di porsi le domande, che è l'unico modo per poi trovare le risposte. E quindi più che la filosofia vista come uno strumento tra virgolette meramente culturale, quindi di conoscenza della storia della filosofia, la intendo più come uno strumento a 360 gradi in grado non solo di migliorare il nostro linguaggio, ma anche il nostro pensiero e i nostri strumenti proprio di consapevolezza. Quindi credo che fornisca un bagaglio che è integrabile con altri strumenti a 360 gradi. E quindi leggendo quella domanda mi è venuto da rispondere di getto mentalmente l'anima. Era proprio la risposta che era presente nel testo di presentazione di quell'evento su questa specifica tematica. E la cosa mi ha molto stupita, però ho pensato anche che a livello culturale, anche se non sappiamo esattamente cosa sia l'anima, però è molto presente, no? Ad esempio anche nel nostro linguaggio si dice ci ho messo l'anima, soprattutto alcune fasi dopo il lutto si può percepire, tante persone percepiscono o hanno, si apre in loro il tema dell'anima. Anche ad esempio si parla di anima di un cavo, no? E quindi l'anima è molto presente nei nostri discorsi e in un certo senso nelle nostre percezioni condivise culturali. E quindi ho pensato di partire da qui in questo video e penso che l'anima possa essere una buona risposta per partire. Però contemporaneamente c'è da dire che innanzitutto non tutti hanno una visione spirituale, non tutti credono nell'esistenza dell'anima e io sento la necessità di parlare a più persone possibili e di creare proprio un substrato condiviso di linguaggio e di credenze intanto e anche di fatti e di modi di intelligerli.
Oltretutto, credo anche che l'anima non sia sufficiente, quindi credo che bisogna andare un po' oltre, insomma, questo aspetto e che ci sia anche molto altro. Quindi, nella risposta alla domanda cosa ci rende umani, viene implicita, anzi viene esplicitata un'altra domanda che è cosa ci differenzia dalle altre specie, quindi in cosa siamo peculiarmente umani. La risposta a questa domanda si è evoluta nei secoli perché siamo partiti storicamente da un'idea di essere umano, soprattutto a livello di certe filosofie del Cinquecento, quindi un essere umano che dominava la natura e purtroppo aspetto ancora in auge come tipo di filosofia, e magari ne parleremo in un altro video, a un'idea di maggiore integrazione non solo con l'ambiente ma tra noi e le altre specie animali. Contemporaneamente gli studi di etologia hanno fatto il loro corso e quindi alcuni etologi illuminati e che partivano o partono dall'amore per gli animali e proprio dal desiderio di conoscerli fortemente hanno capito che non ci sono tutte le differenze tra noi e loro che sembravano esserci in passato. Come etologi mi vengono in mente Lorenz, Metterlink che ha studiato le api, le formiche, le termiti, anche Beckhoff che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Dalla parte degli animali. Ecco, cosa è emerso nel tempo? È emerso che anche tante specie animali non solo provano emozioni primarie che dal punto di vista evolutivo vengono proprio da lì e noi veniamo da lì, no? E quindi le nostre radici sono ancora molto ben presenti in tutti i nostri comportamenti e nelle nostre modalità di azione e reazione che poi esibiamo anche e che viviamo in prima persona. E ecco, hanno scoperto ad esempio che gli animali, tanti sono anche dotati di linguaggio, anche di vario genere e tipo di linguaggio, hanno scoperto che sono dotati alcuni più di altri di facoltà cognitive superiori, possono anche essere creativi, hanno dei comportamenti sociali, in alcuni casi molto forti e molto ben ramificati a seconda del tipo proprio di organizzazione familiare e sociale e quindi hanno scoperto anche una presenza nel mondo di tantissime specie animali che appunto è diversa da ciò che credevamo. E allora cosa cambia tra noi e gli animali? Cercando di avere una visione che sia al tempo stesso oggettiva, equilibrata e che dia piena dignità a tutti gli esseri viventi, quindi appunto comprese piante e animali. Questo è un po' il mio approccio che condivido per sia trasparenza che anche contestualizzazione. Ecco, non è la singola facoltà cognitiva, non è solo questo e soprattutto non è solo il fatto che noi abbiamo una determinata facoltà e gli animali non ce l'hanno, ma è nella combinazione e nell'utilizzo e nella, tra virgolette, predominanza di queste facoltà che si vede un po' la differenza, no? Pensiamo ad esempio rispetto alla creatività, hanno osservato che ci sono elefanti anche che possono dipingere, possono disegnare. E al tempo stesso vediamo quanto la creatività, se pensiamo a tutti i tipi di arte, a tutti i tipi di espressioni artistiche e a tutte le loro ramificazioni e anche alle loro evoluzioni tra le epoche, ecco allora viene più evidente come l'uomo abbia un insieme di possibilità che combinate tra di loro siano molto più ampie, anche la scienza stessa, la possibilità di astrazione. Quindi ecco, è un po' tutto l'insieme di queste facoltà che ci caratterizza come umani. C'è anche un altro aspetto, cioè oltre alle emozioni,
alla cognizione, quindi alle nostre facoltà cognitive superiori, dal mio punto di vista va anche analizzato proprio l'aspetto relazionale e dello stare in società. Infatti le nostre società sono molto molto ramificate, sono molto complesse, stanno diventando sempre più complesse, il che dal mio punto di vista proprio ci fa capire quanto sia anche importante capire come sta evolvendo la nostra società, come possiamo starci e come stanno cambiando anche i nostri modi di pensarci in società. Allora, la nostra società è molto ramificata, è molto regolamentata, è molto variegata, perché più cresciamo come numero proprio anche e più appunto aumentano le nostre possibilità espressive proprio anche statisticamente. Ad esempio pensate che c'è una tribù nell'Amazzonia in Sud America dove sono pochissimi e hanno pochi compiti molto ben divisi e chi nasce ha già un'identità predeterminata in base al compito che deve svolgere e quindi non si pone neanche il dubbio di chi sia, di quale sia la sua identità, perché è quella lì. Sappiamo che invece più la complessità, più i temi che vengono affrontati in società aumentano e più anche tutto il discorso identitario diventi ancora più complesso e appunto anche variegato. Quindi dal mio punto di vista è proprio anche la costruzione della società e delle civiltà. Pensiamo alle civiltà cosiddette precolombiane, pensiamo alle civiltà antiche, da dove viene tutta la nostra cultura, alla commistione tra la cultura asiatica, quella europea, quella sudamericana e così via. Ecco, tutto questo ha contribuito a forgiare chi siamo. C'è poi un altro aspetto ed è un aspetto a cui magari molti non pensano, ma che invece è centrale ed è proprio anche uno dei motivi per cui secondo me affrontare questi temi è importante e per cui questo canale può dare veramente tanto. Ed è un tema, diciamo, antropologico. Infatti, piccola parentesi, io penso che la medicina non possa prescindere da altre discipline come la filosofia, la fisica, la psicologia, anche la tecnologia e, sorprese e sorprese, la sociologia e l'antropologia. Questo perché proprio, soprattutto se vogliamo porci la domanda cos'è che ci rende umani, beh, questo è anche pane degli antropologi. In particolare voglio citare un aneddoto che fa parte di quegli aneddoti che non si sa quanto siano veritieri, quanto siano un po' leggendari e quanta sia l'accuratezza storica, diciamo, però ve lo racconto per come viene presentato, e cioè che a un certo punto a un'antropologa che si chiama Margaret Mead hanno posto la domanda: quando è nata la civiltà? Qual è stato il primo segno di civiltà? E lei ha risposto una cosa piuttosto stupefacente, se ci pensiamo, cioè non ha risposto, non so, la lancia, il fuoco, quindi la ruota, non ha risposto in merito a certi tipi di invenzioni, neanche alla costruzione di strade che collegassero le case, infrastrutture, non ha detto niente di tutto questo, ma ha invece detto la civiltà è nata, la prima prova di civiltà è stata la riparazione di un femore rotto in un essere umano, evidentemente. E questo perché? Perché, come giustamente ha pensato e come si sa, in natura un animale con un femore rotto non sopravvive abbastanza a lungo da poter far sì che si ripari il suo femore. Muore prima perché non riesce più a cacciare o ad alimentarsi, oppure diventa preda facile per altre specie animali, oppure ci sono tutte le complicazioni che possono insorgere dopo una frattura del femore, che è l'osso più grande nostro, ma la nostra anatomia, studiando un po' gli animali, diciamo, ci sono delle continuità strutturali e organizzative. Ecco, quindi lei ha posto la cura
come fondamento della civiltà, cioè il fatto di curare un femore, quindi di assistere la persona e quindi di non abbandonarla lì al suo destino, in un momento in cui non può dare niente di utile ad un gruppo che deve sopravvivere e procurarsi del cibo, eccetera, eccetera, quello è il primo segno di civiltà. E quindi penso che questo ci dia uno spunto fondamentale, cioè la cura è parte fondante di ciò che ci rende umani. E quindi il nostro curare, il nostro sviluppare la relazione terapeutica, il nostro farci curare, il nostro anche cambiare e evolverci come individui e come società in risposta alle problematiche o ai differenti stati di salute, fa parte del nostro essere umani. E quindi capire come curiamo, come si rapporta la nostra cultura, il nostro sistema terapeutico con la nostra umanità è un tema assolutamente centrale. Ditemi che ne pensate su questo nei commenti, se avete qualche spunto sono felicissima di leggere e approfondire. Su questo tema un altro piccolo inciso che sicuramente approfondirò in un altro video, il rapporto tra la cultura e la cura. Studiando e anche devo dire viaggiando, quindi raccogliendo informazioni sul campo nel vero senso della parola, si scopre che i sistemi di cura sono fortemente radicati nella cultura da cui sono nati. E questo magari per chi ha letto Terzani è già noto. Terzani è stato bravissimo a narrare e anche veramente molto coraggioso nel fare determinate scelte, e poi ha narrato proprio la sua esperienza. Quindi per chi ha letto Terzani questa cosa può essere già nota, però proprio io viaggiando ho scoperto che è esattamente così. Quindi la dimensione culturale riguardo alla visione di salute, malattia, terapia, eccetera, guarigione, eccetera, eccetera, plasma tutte le azioni conseguenti. Ad esempio, un altro antropologo è andato a visitare e a stare con una tribù dello Zambia, e per loro la cura è un rito collettivo in cui tutto il villaggio si riunisce e i parenti della persona malata dicono a tutti, quindi condividono tutti i rancori, tutti i problemi che hanno con la persona malata. Una volta che hanno finito di elicitare tutte le loro criticità, eccetera, eccetera, la sessione finisce e il malato si considera guarito. Quindi questa è una visione che ad esempio valorizza la dimensione collettiva della patologia, e che quindi riconosce che la patologia viene manifestata dal singolo, ma è solo appunto la manifestazione finale di un'origine che è invece più relazionale e appunto sociale, collettiva, di gruppo, no? E quindi il fatto che il villaggio condivida e che si faccia portatore del disagio, diciamo, della famiglia, costituisce poi cura. Questo è solo uno degli esempi per farvi capire quanto, se noi cerchiamo di aprirci e di non osservare, no, queste modalità con giudizio, ma con mente aperta, ci possono dare degli spunti veramente fondamentali per le nostre riflessioni e per lo sviluppo di terapie che ci corrispondono. Quindi non si tratta di emulare altri sistemi, ma di prendere spunto per costruire appunto una cassetta degli attrezzi filosofica, di pensiero e poi anche attuativa che sia efficace. C'è poi un altro aspetto fondamentale secondo me, che è l'aspetto valoriale, cioè in cosa ci rende umani. Secondo me è importante anche parlare dei valori, cioè quali sono i valori che la nostra umanità sta portando avanti, e con nostra umanità intendo proprio la nostra umanità di persone, cioè noi come persone
come ci poniamo con gli altri nelle nostre relazioni vicine, lontane, nelle nostre relazioni con altri individui, nelle nostre relazioni con i gruppi, con gli stati che abitiamo, con le istituzioni, come ci poniamo e quali sono i valori condivisi nella nostra società e come potrebbero evolversi e cambiare. Anche lì, quali sono le radici culturali dei nostri valori? Ci sono gruppi di valori differenti, ci sono gruppi di valori condivisi da tutta l'umanità e quindi da tutti gli esseri umani. Questo tema è fondamentale perché così come abbiamo magari strumenti cognitivi in più, come dicevo, non è questione di averli o non averli, ma è la combinazione di possibilità che in gergo tecnico dei sistemi complessi si chiama i gradi di libertà del sistema, che riflettono proprio il numero di configurazioni possibili. Ecco, i gradi di libertà del nostro comportamento sono tantissimi, quasi non misurabili da tanti sono, e anzi non misurabili, sono solo stimabili e si tratta di numeri veramente giganteschi. Ecco, al tempo stesso questo può costituire un'arma a doppio taglio, no? E quindi come umanità cosa stiamo portando e quando è che invece siamo disumani? Come si manifesta questo? Anche questi sono temi importanti che ci fanno riflettere e che ci devono interrogare profondamente perché anche riguardano la dimensione collettiva e soggettiva dell'esistenza, no? Ad esempio, su questo approfondiremo in seguito, c'è tutto il discorso della morale soggettiva e collettiva, ad esempio di Bauman e così via. E quindi penso che sia anche responsabilizzante parlare di questo tema, perché anche il rapporto all'ambiente è la stessa cosa, il fatto di poter dominare l'ambiente o di poterlo modificare tanto, da un lato ci dà la possibilità di vivere in ambienti più confortevoli, di costruire tanto, di costruire opere d'arte, opere architettoniche, un certo tipo di urbanistica, dall'altro lato poi può dare origine ad esempio agli ecomostri e così via, no? E quindi lo stesso elemento può costituire uno strumento, può costituire un danno a seconda di come lo usiamo. E questa anche è una caratteristica di noi esseri umani che permea anche tutte le nostre creazioni e sviluppi, tutti i nostri sviluppi tecnologici e che anche costituisce una differenza fondamentale tra lo sviluppo tecnologico e il vero progresso. Anche qui una visione sincretica, unificante dell'umano cerca, almeno il mio scopo, è quello di unire l'umanesimo che ci permea e che permea la nostra indagine, esplorazione, curiosità, meraviglia e così via, e lo sviluppo in modo che ci sia un progresso reale per tutti. Ecco, quindi questi erano i temi fondamentali. Chiaramente è un tema così vasto e ampio che è impossibile darne una visione esaustiva in un video singolo. Chiaramente non ho citato, lo faccio adesso, giusto per dovere di cronaca, gli aspetti biometrici, cioè è chiaro che come esseri umani noi siamo bipedi, abbiamo 2 braccia, 2 gambe, 2 occhi, 2 orecchie ed un solo cervello, citando Silvestri. E quindi ecco, questo è evidente, però la differenziazione tassonomica non è così interessante come invece altri aspetti più profondi, no? Che anche ci interrogano molto di più. È un altro tema in cui abitare le domande è forse ancora meglio che darci le risposte. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e spero che possiate anche sentire lo spazio per commentare e condividere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!